Ciao a tutti, ci troviamo a Villa Pace e stiamo andando a trovare Clarita a casa sua. Oh, ciao Clari! Ciao Clarita! Ciao! Ciao Clarita! Ciao! Tu vivi qua da 23 anni. Sì. Che cosa ti ha spinto a vivere ad Ananda per tutto questo tempo? Allora, devo fare una premessa. Perché ho avuto desiderio di venire a vivere qui? Tanti anni fa, diciamo 40 anni fa, mi hanno prestato l'autobiografia di uno yogi ed è stato amore a prima vista. Non lo so, c'era una magia in quel libro. Ero giovane, avevo 25 anni e stavo cominciando a cercare e in quel libro c'erano tutte le risposte. E mi sono veramente innamorata di Yogananda e mi ricordo che facevo qualche paragone, dicevo ma Gesù faceva dei miracoli, Yogananda no, allora che vuol dire? Gesù è più grande? Ma a me non mi importa, io sono di Yogananda. E allora non conoscevo nessuno che conoscesse Yogananda, credevo di essere l'unica al mondo che aveva scoperto questo libro. Non sapevo dell'esistenza di Ananda, non sapevo della self, non sapevo niente. Anni dopo, 12 anni dopo, passando davanti a una libreria, perché io sempre camminando, vivevo a Roma, passando davanti alle librerie sempre guardavo se c'era una nuova edizione tradotta di un libro di Yogananda e quella volta mi ricordo entrai in questa libreria, per i romani è quella via Cola di Rienzo, e chiesi se avessero una traduzione, un nuovo libro di Yogananda e loro mi dissero no, però abbiamo un libro scritto da un suo discepolo. E io dissi, ma a me non mi importa il discepolo, io voglio Yogananda. E dice sì, però questo suo discepolo parla molto di Yogananda e poi hanno una comunità in Umbria. Vabbè, questo libro l'ho letto in un giorno e mezzo. Alla fine c'era un numero di telefono, alla fine l'ultima pagina, e io subito ho preso il telefono, ho chiamato, ho detto pronto? Per favore posso parlare con Swami Kriyananda? E mi hanno detto mi dispiace, non vive qui, però viene a Pasqua. E allora mi sono prenotata e sono venuta ad Ananda. Per me era la casa di Yogananda, per me Ananda è la casa di Yogananda. E mi ricordo che 5 minuti dopo che ero nella sala da pranzo io ho detto un giorno vivrò qui e ogni notte sognavo o Ananda o qualche persona di Ananda. Era come se il mio corpo astrale già avesse fatto il trasloco. E poi dopo 4 anni si sono verificate le circostanze adatte perché io potessi venire a vivere qui. E all'inizio è stato veramente uno stravolgere la mia vita. Mia figlia di 16 anni è venuta a vivere con me per un periodo di 6 anni. Ho un altro figlio, è venuto per un periodo, ma poi i suoi interessi di lavoro e di arte l'hanno riportato a Roma. Ed è stata e continua a essere una magnifica avventura. Yogananda ha cambiato la mia vita, spero che abbia cambiato anche un po' me. E io metto tutta la mia energia per sostenere l'opera di Yogananda, perché come lui ha fatto bene, ha fatto tanto bene a me, io spero che tante altre persone possano sperimentare questo modo di vivere. Non voglio dire venire a vivere ad Ananda, anche vivere nelle loro città, però avere la possibilità di venire qui, di fare i nostri corsi, di meditare nel nostro tempio, nei nostri tempi, perché stiamo costruendo un nuovo tempio, perché proprio perché sempre più persone vengono, cominciamo a stare un po' strettini. E allora adesso c'è questo progetto
come 20 anni fa fu costruito il Tempio di Luce, adesso ancora una volta con l'energia, le energie unite di tutti i devoti, speriamo di poter riuscire a terminarlo presto. Sì, tanti anni fa ero in un periodo in cui mi sentivo un po' stretta economicamente e mi è capitato di leggere un capitolo del libro di Swami Kriyananda, come si chiama? Sulla prosperità. Attrarre la prosperità. Attrarre la prosperità, esatto. E questo libro parlava dell'importanza della decima, cioè di dare il 10% di ciò che ci entra ogni mese in beneficenza. E io ho voluto mettere una controtendenza a quella ansia che io avevo rispetto al denaro e ho deciso che per un anno avrei fatto una donazione del 10% ad Ananda. Da quando io ho cominciato la pratica della decima, la mia situazione economica è cambiata perché la decima ci aiuta a espandere la nostra coscienza. Noi siamo dei magneti, attiriamo ciò che vibra in sintonia con noi. Se noi ci sentiamo poveri, attiriamo povertà, se ci sentiamo ricchi, attiriamo ricchezza. La pratica della decima mi ha aiutata a sentirmi ricca e ho cominciato ad attrarre tutto ciò di cui avevo bisogno nel momento in cui mi serviva. Alla fine di quell'anno ho deciso di continuare con quella pratica e non ho mai smesso e mi trovo benissimo. E io consiglio sempre di fare la pratica della decima e aggiungo, se il 10% vi sembra troppo, cominciate col 5, cominciate con il 4 e poi quando vedete che prendete fiducia, sicurezza in questa pratica, se volete potete aumentare, certo che lo consiglio. Mi piace pensare che sia un punto di incontro per tanti cuori assetati che stanno cercando la verità e che possono trovarla. Ma quelli che hanno il marchio di Yogananda saranno sempre di più, secondo me, ed è giusto che noi abbiamo un posto, sempre più luoghi, sempre più possibilità di meditare insieme, di fare cerimonia e di riunirci e di ritrovarci come fratelli in Dio e in Yogananda. Perché secondo te i discepoli di Yogananda saranno sempre di più? Perché Yogananda è l'avatar della nuova era, è un avatar che ci ha parlato di energia e siamo entrati dal 1800 siamo entrati nell'era dell'energia, il Dwapara Yuga, e sempre più le persone vorranno sperimentare la spiritualità. Yogananda diceva: non prendete ciò che io dico per vero, per assoluto, sperimentate. E io penso che siamo in un'epoca in cui questo avrà sempre più successo, questa modalità. E perché è importante meditare insieme? Intanto è molto importante quando le persone vengono qua trovare una famiglia spirituale. Meditare insieme vuol dire connettersi. Hanno fatto un esperimento tempo fa e hanno misurato con degli apparecchi persone che meditavano insieme e all'inizio c'erano le onde andavano ognuna per conto suo, ma dopo un po' queste onde si sono sintonizzate e sincronizzate tra di loro e c'era armonia.
Questo soprattutto quando si ha lo stesso guru, perché a quel punto noi diventiamo come delle finestre per la sua coscienza e permettiamo al guru, permettiamo alla sua coscienza di manifestarsi su questo piano terreno. Bene, grazie Clarita. Grazie a te Sarasvati e grazie a voi.